I piselli sono legumi che crescono facilmente e non richiedono molte cure. Una volta avvenuta la germinazione, che solitamente avviene nel giro di un paio di settimane, resistono bene al freddo, alle malattie ed agli insetti. Noi abbiamo seminato i piselli in diversi periodi dell'anno e sono sempre cresciuti bene. Il periodo più idoneo, soprattutto per consentire un'efficace rotazione delle colture, è comunque novembre. Infatti, se si seminano a novembre, i piselli completeranno l'intero ciclo produttivo il mese di maggio, rendendo disponibile la campagna per altre coltivazioni. Inoltre, come tutte le leguminose, il suolo non viene impoverito, ma anzi i piselli arricchiscono il terreno di azoto, essendo capaci di estrarlo dall'aria e concentrarlo nel terreno. È vero che tendono a impoverirlo di calcio, ma per ovviare a questo problema basta estirpare le piantine che hanno completato il loro ciclo produttivo e metterle sotto il terreno che si andrà a preparare per la semina di altre coltivazioni, come ad esempio i pomodori. In questo spezzone di video vediamo cosa fa mio padre con le fave che hanno ultimato il loro ciclo produttivo. La stessa cosa fa con i piselli. Mio nonno, da tutta questa campagna la metteva fave e lupini, erano le favucce, cioè le fave piccole. E le metteva sotto la terra. Poi dopo, quando si maturavano, facevano le fave, le sradicava e metteva sotto e faceva una meta sotto e faceva i governi della campagna. Cioè funzionava da concime? Dava tutte concime, sì, concimava tutta la terra così. Noi invece togliamo questa pianta di fave e la mettiamo giù a terra, in modo che facciamo, ecco, la terra si mantiene sempre morbida con queste fave. Quindi è proprio l'economia circolare, cioè non si butta nulla, si ricicla tutto e tutto serve per la produzione successiva. Questa parte di terreno è stata preparata per accogliere i piselli già dal mese di ottobre. Mio padre usa mettere l'erba sotto il terreno, che ha la funzione di concime. A volte, quando ne ha la disponibilità, concima la terra anche con del letame maturo. Il necessario comunque è vangare e zappare a fondo al fine di rendere fertile e drenante il terreno che accoglierà i piselli. A novembre dunque si tira una linea e si mettono i piselli. I piselli vengono poi ricoperti con un leggero strato di terra. Se guardiamo bene, vediamo che nel coprire i piselli la terra viene prelevata in maniera tale da formare un'altra linea pronta ad accogliere altri piselli a 30 cm di distanza. Gli uccelli sono molto ghiotti dei piselli. Per tale motivo mio padre costruisce una protezione artigianale. Innanzitutto costruisce un tunnel con i polloni del nocciolo, sopra il quale mette poi una rete di protezione. Dopo circa 2 mesi questa rete viene rimossa. Le piantine stanno iniziando a crescere e quindi si procede con la rincalzatura e con la sistemazione dei primi sostegni per far sviluppare le piantine verso l'alto. Il
Nel mese di aprile, a distanza di 5 mesi, già procediamo alla prima raccolta. Raccoglieremo i piselli fino al mese di maggio, quando si concluderà il ciclo produttivo iniziato nel mese di novembre.